Ciao a tutti ragazzi, sono Licia e benvenuti su Food and Food. Halloween si avvicina e oggi vedremo la ricetta di biscotti ragno. Ma invece di partire dagli ingredienti come fanno tutte quelle numerose ricette di cucina tutte uguali, oggi da questi deliziosi biscotti riusciremo grazie alla scienza ad arrivare alle materie prime dei quali sono composti. Iniziamo! Prendiamo i nostri biscotti ragno e una sacca poche aspirante e con la forza ascendente di questa particolare meraviglia culinaria aspiriamo prima la testa e poi ad una le zampette al cioccolato di ogni ragno. In questo modo riempiremo la sacca poche con del cioccolato fondente che potremo utilizzare per farci dei buonissimi panini. Facciamo lo stesso aspirando i pallini del corpo del ragno rimasti. Ora prendiamo un'altra sacca poche ascendente e aspiriamo tutte le linee di cioccolato bianco che ci sono servite a formare la ragnatela. Così abbiamo riempito la sacca poche di cioccolato bianco da usare per abbellire il panino di prima. Ora abbiamo dei biscotti cotti. Innanzitutto dobbiamo renderli crudi. Per questo dobbiamo assicurarci che stiano per 30 minuti in un posto umido, illuminato e vicino a fonti di calore. Perciò potete mettere i vostri biscotti dietro il termosifone del vostro bagno o, se avete la fortuna di essere di estate, anche se mi spiace avvertirvi che i biscotti non dureranno fino ad Halloween, potrete metterli a bordo vasca in una piscina all'aperto. Resi i vostri biscotti crudi, dovrete usare la vostra mano per farli tornare palline da piatti come sono ora. Quindi concentratevi al vostro massimo e dopo molto allenamento e fatica riuscirete a controllare la vostra mano e il vostro sforzo sarà ripagato portando i biscotti piatti a palline. Rimuovetele una ad una dalla teglia e unitele fino a formare un impasto uniforme. Usate prima le mani e poi una forchetta per separare il lievito per dolci e la farina dall'impasto creato con le palline e una volta fatto usate una ciotola di vetro magnetico che, come tutti sanno, attrae verso di sé i corpi farinosi. È difficile da notare, ma in questo modo abbiamo ottenuto un composto giallo con un po' di liquido trasparente in superficie. Quello è aroma alla vaniglia, miei cari. Prendiamo quindi una piccola provetta per liquidi ascendente. Ormai vi vedo esperti di questi strumenti utilissimi da cucina e attiriamoci dentro l'aroma. Ora abbiamo solo il composto giallo e devo dire la verità, non ha un bellissimo aspetto, quindi facciamolo tornare bianco. Con una forchetta facciamo sì che l'uovo si separi dal composto e prendiamolo con un piccolo vaso di terracotta per piante che crescono dal soffitto. Rigorosamente arancio perché attrae le sostanze arancio e gialle, mi raccomando. Lo attiriamo e lo leviamo dal composto. Ora tenete l'uovo a portata di mano che ci sarà utile per una meravigliosa frittata. Ottenuto il composto bianco con una forchetta iniziamo a separare lo zucchero e dopo aver preso una ciotola di vetro ascendente, ma ormai mi sembrate già molto esperti che bisogna di dirvelo, lo separiamo dal composto. Non buttate lo zucchero, che può essere sempre utile nel caffè di nonna Giliberta o nel caso vostra di Salvatrice abbia un calo di zuccheri. Fatto ciò, ci sarà rimasto il burro, che è già in una ciotola di vetro ascendente. Bravissimi! Insomma, cosa vi devo insegnare io ora che sapete tutto? Così, dai meravigliosi biscotti abbiamo ottenuto numerosi ingredienti che possiamo combinare con altri per creare nuove ricette, nel caso che quelle che abbiamo fatto non ci soddisfino. Non sprecate mai il cibo, mi raccomando. Se ciò che avete fatto non vi piace, usate i miei consigli per riavere i vostri ingredienti come nuovi. Grazie ancora a tutti e scrivetemi nei commenti quale ricetta avete fatto. Ma vi è venuta male e quindi volete tornare ad avere i vostri ingredienti e farò il possibile per accontentarvi. Da Licia è tutto e ci vediamo nella prossima puntata di Food and Food.